Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti a tutti. Continuiamo a parlare dell'allenatore del Napoli, del futuro allenatore del Napoli. Tutti gli indizi dovrebbero portare a Italiano, ma l'affondo molto probabilmente ci sarà dopo la Conference League, perché è anche dovere del Napoli non interferire in questo momento con la Fiorentina e con Italiano, che hanno questo trofeo da giocarsi, quindi mi sembra anche una cosa molto educata da fare e affondare poi a conference finita senza mettere altri pensieri nella testa di un allenatore, di una squadra e di una società che si stanno giocando comunque un trofeo importante per la Viola. Andiamo a vedere però cosa è successo ieri per quanto riguarda sempre la saga allenatori. Con Nagelsmann abbiamo visto che è stato richiamato Galtier. Vediamo perché sì e perché no con Seisao potrebbe o non potrebbe venire a Napoli, quindi ci sono tutte queste cose da analizzare, le leggeremo insieme a voi, ve le metto qui, vi metto qui la prima e io ve la leggo e poi ne parliamo insieme. Allora, eccola qui. Suggestione Napoli per Nagelsmann e Galtier. Come racconta l'edizione odierna del Mattino, nel giro di telefonate internazionali del presidente del Napoli, l'ex allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann e l'allenatore del Paris Saint-Germain Galtier sono stati contattati nelle ultime ore. Suggestione Nagelsmann e Galtier per il Napoli. Suggestioni milionarie e complesse, scrive il quotidiano, con stipendi che sia pure con gli sconti fiscali del decreto crescita si aggirano intorno ai 14-15 milioni di euro lordi. Difficili, ma nomi da non cancellare nella lista del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Allora, per me gli stipendi sono comunque troppo alti, quindi credo che tra i due nomi non se ne faccia niente, anche perché è uscita una notizia proprio ieri sera che riguarda proprio Nagelsmann, che non avrebbe accettato la proposta economica del presidente. Però c'è un aneddoto di qualche settimana fa, eccolo qui. Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Julian Nagelsmann, giovane allenatore 35enne che è stato licenziato dal Bayern Monaco qualche mese fa. Era nel mirino del Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Blitz agente Nagelsmann a Roma, il racconto di Gigi Iacomino in esclusiva a Calcio Napoli 24. La sera tra il 17 e il 18 maggio, dopo mezzanotte, mi trovavo a via Cesare Balbo con amici e ho visto dirigersi verso zona Campo dei Monti, non lontano dai via del Quirinale, l'agente di Julian Nagelsmann, Walker Strutt. Volevo avvicinarlo ed ho pensato subito che era stato alla Filmauro oppure a cena col presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per parlare di un possibile approdo in azzurro del suo assistito. Secondo me in queste settimane le parti in causa hanno provato a depistare, ma credo invece che sia una pista molto attendibile e calda, anzi non escludo addirittura che l'ufficialità possa arrivare dopo il 4 giugno. Ovviamente questa è una mia sensazione. Questa è una testimonianza di Iacomino, quindi credo che la testimonianza può anche essere valida, però credo che ci sia già stato l'incontro e ci si siano già viste le parti ed economicamente non si sia raggiunto l'accordo, ed è anche giusto cioè io mi metto dalla parte del presidente. Secondo me spendere 14-15 milioni di euro lordi, che poi sono 7 e mezzo al netto di tasse, mi sembrano troppi per allenatori che comunque devono venire a fare la prima in Serie A e prendersi l'eredità pesante lasciata da Spalletti con lo scudetto cucito al petto. Detto questo, andiamo a vedere perché sì e perché no con Seisao. Allora, con Seisao, perché no? Con Seisao è ambizioso, vuole misurarsi in un contesto di spessore ancora maggiore, magari in uno dei principali campionati. In particolare desidera una squadra in cui, a differenza del Porto, non deve temere di perdere i migliori talenti della rosa al termine di ogni stagione. Il Napoli non sarebbe in grado di garantirgli una simile stabilità perché davanti a offerte irrinunciabili non esistono giocatori incedibili. Poi c'è il modulo 4-4-2 che ha poco a che vedere con la verticalità del 4-3 del Napoli campione, e questi sono i contro. Vediamo perché sì. Perché sì, un importo ragionevole, un importo che ragionevolmente intimorisce chiunque provi ad avvicinarsi all'allenatore, ma al tempo stesso è un ostacolo che può essere aggirato. Parliamo della clausola, ovviamente, che ha con Seisao, con il Porto. La figura chiave in tal senso è George Mendes,
Jorg Mendes, chiamatelo come volete, io non lo posso proprio vedere perché è un procuratore Gattuso, era il procuratore di Lozano, è già uno che comunque parla sempre e solo praticamente di portare soldi alle sue tasche. Comunque la figura chiave in tal senso è Jorg Mendes, che ha già discusso in via preliminare con De Laurentiis della possibilità che il tecnico possa trovare il modo di liberarsi dal club portoghese. Oltre alla mediazione della gente, i rapporti umani tra Conceição e il presidente Pinto da Costa sono ottimi e il senso di riconoscenza per i 9 trofei conquistati in 6 anni potrebbe prevalere sui vincoli legali. Quindi solo chiacchiere praticamente su Conceição, che credo scelta già alienata, scelta già dimenticata e molto probabilmente già passato per quanto riguarda i casting che tutti stanno dicendo che De Laurentiis sta facendo, quando sta facendo solo un paio di telefonate per trovare l'allenatore, perché siamo senza allenatore da settimana prossima, quindi c'è bisogno di stringere i tempi e quagliare, come si dice a Napoli. Ultima notizia per quanto riguarda gli allenatori, eccola qua, eccola qua. È un'intervista di Oscar Damiani, agente FIFA, che è intervenuto a Radio Marte. Allora, Oscar Damiani, agente FIFA, è intervenuto a Marte Sport Live. Andranno via Spalletti e Giuntoli, quindi diventa complicato trovare una coppia altrettanto brava. Resta però la persona più importante, che è De Laurentiis, e che fa le scelte. Fidiamoci di lui. I nomi. Secondo me la società è fondamentale. È anche vero che il tecnico dovrà essere scelto in simbiosi con il DS. Dovranno avere identità di vedute e non è semplice fare queste scelte. Se fosse un tecnico italiano, forse sarebbe più semplice. Galtier lo conosco bene, lo stimo, parla italiano, ha giocato a Monza, è bravo, competente, ma mi piacerebbe anche un tecnico nostrano. Io dico da ex azzurro, Italiano e De Zerbi sono giovani competenti. Va via Kim, va via Osimhen, a questo punto vendiamo il Vesuvio. Ma no, il Napoli è sempre stato competitivo e lo sarà anche il prossimo anno. Certo, senza Kim ed Osimhen sarebbe dura. Mourinho? Non credo sia la soluzione giusta, è un grande allenatore ed ha vinto tantissimo. Non penso però che il Napoli opterà per lui. Mi piacerebbe De Zerbi, bresciano come me, il suo Brighton è fantastico, vorrà giocare in Premier e l'ha meritato. La scelta senza rischi potrebbe essere Rafa Benitez. Un pensiero corto ma pieno di opinioni comunque molto, molto serie e anche attendibili, perché Oscar Damiani comunque non è uno sprovveduto. Sono d'accordissimo e credo che comunque si viri sul profilo italiano di nome e di fatto, e si aspetti comunque questa finale di conference della Fiorentina. C'è però una notizia di calciomercato per quanto riguarda i giocatori. C'è un attaccante per il quale il Napoli ha già affondato l'offerta ed è stata rifiutata, e diciamo che la leggiamo e poi ve ne parlo. Eccola qua. La notizia è Beto. Beto è uno dei nomi che il Napoli starebbe attenzionando in vista della prossima stagione e secondo calciomercato.com sarebbero stati mossi passi concreti nell'operazione. Nei giorni scorsi De Laurentiis ha presentato un'offerta verbale alla famiglia Pozzo di 25 milioni di euro per Beto, che non è stata accettata. L'Udinese, forte del pressing messo in atto dall'Everton, vuole 35 milioni di euro per il numero 9. Le parti si aggiorneranno a breve per provare a trovare un accordo. Allora, Beto dovrebbe essere il sostituto di Osimhen sulla carta, perché le offerte per Osimhen sono già arrivate, arriveranno. Credo che andrà via, salvo qualche ripensamento del calciatore stesso, perché il Napoli sappiamo che gli ha offerto un altro anno alle condizioni che il Napoli offrì a Cavani, ovvero stai un altro anno a Napoli con la certezza che l'anno prossimo e te ne vai. Non si sa ancora come andrà a finire, ma credo che al 99% Osimhen lo perdiamo, quindi bisogna prendere una punta. E se Pozzo vuole 35 milioni per Beto,
io virerei su qualcos'altro, non perché Beto poi non mi piace, può darsi anche che Beto spacchi l'anno prossimo, esploda per quanto riguarda il calcio giocato, se gioca con continuità comunque è un attaccante che può far male, messo in condizione, dipende dal nuovo allenatore del Napoli, se lo vuole o meno, quindi secondo me è meglio prima, non è che è meglio prima, si sta vedendo prima di prendere l'allenatore e si sta sondando il mercato per quanto riguarda qualche partente dal punto di vista del Napoli, però per 36, se le cifre sono queste, 35 milioni di euro, non lo so, io farei un altro sondaggio perché Beto, ripeto, può essere, può diventare un grande attaccante, però è un Napoli che ha bisogno di certezze e non un può diventare. Ecco. Detto questo, ragazzi, abbiamo analizzato la situazione, tutti gli indizi portano ad Italiano perché i profili esteri che sono stati sondati e per i quali c'è stato un affondo alla fine non ufficiale ma certo della società sembrano non essere d'accordo e non voler sposare la causa Napoli, quindi chi non la vuole sposare che faccia, altrimenti a noi servono persone che sposino il progetto Napoli e che vogliano dare quel qualcosina in più per la nostra società nel mantenere l'asticella alta che Spalletti ha posto qui, l'ha posta ben in alto il nostro allenatore, quindi eredità difficile da venirsi a prendere e difendere, però ne vedremo delle belle sperando di risolvere quanto prima questa questione e parlare del nuovo allenatore, anche se è difficile perché Spalletti rimane sempre Spalletti e sarà complicato da dimenticare e da mettere da parte. Detto questo, sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, ciao!